Buongiorno cari amici, ricominciamo con la nostra storia appassionante dell'Inghilterra nel Seicento. Ricordate che alla fine dell'ultima lezione, della precedente video lezione, abbiamo parlato dei dibattiti di Putney, dibattiti che si svolgono vicino Londra all'interno dell'esercito, tra i capi dell'esercito Cromwell e Ayrton e questo gruppo radicale dei Livellers. E abbiamo detto che questi dibattiti che abbiamo illustrato ampiamente perché sono molto importanti, si interrompono all'improvviso perché arriva a Putney da Londra una notizia all'esercito che il re Carlo I è scappato, è fuggito. Ricordate che era stato sconfitto nella prima guerra civile e si trovava prigioniero. Il re è fuggito dalla sua prigionia e si è rifugiato presso gli scozzesi. Gli scozzesi hanno cambiato parte da essere a favore del Parlamento, si sono schierati a favore del re. Naturalmente il re ha fatto tante promesse, l'autonomia, molti favori alla Scozia, quindi il re viene accolto dagli scozzesi e riapre la guerra civile, quindi si scatena la seconda guerra civile inglese, che è molto più breve della prima, va dal 1647 al 1648. Questa volta il re, a differenza della prima guerra civile, si può dire che ha già perso in partenza, perché il re Carlo I ha dalla sua soltanto la Scozia, territorio eh, molto povero, e soltanto alcune regioni dell'estremo ovest dell'Inghilterra, e in particolare la Cornovaglia e in parte il Galles. Quindi i territori che stanno con Carlo I sono pochissimi, tutto il resto dell'Inghilterra è a favore dell'esercito parlamentare, il New Model Army di Cromwell e di Ayrton. Il re perde molto velocemente, infatti, l'esercito dei Roundheads, dei parlamentari, sconfiggono Carlo I a Preston nel 1648. Anche questa volta il re non muore nella battaglia, viene catturato dall'esercito. Questa volta però l'esercito e Cromwell non vogliono tergiversare come alla fine della prima guerra civile. Si impongono nell'esercito i puritani intransigenti. L'esercito va contro il Parlamento risolutamente. Cromwell e l'esercito accusano il Parlamento di aver favorito il re, di averlo fatto fuggire. Secondo voi il re come aveva fatto a fuggire? Era fuggito da solo? Era custodito da chi? Dal Parlamento, e quindi alcuni esponenti del Parlamento, filo-assolutisti favorevoli a Carlo I, avevano permesso la sua fuga. Allora Cromwell dice adesso basta cercare di mettersi d'accordo col re, il re non vuole mettersi d'accordo, ha tradito ben 2 volte, il Parlamento viene epurato, cioè Cromwell elimina dal Parlamento tutti quelli che secondo lui sono dalla parte del re. Il Long Parliament si trasforma scherzosamente in Rump Parliament, che significa letteralmente Parlamento deretano, ma sicuramente ci saranno delle traduzioni migliori. Rump Parliament, quindi c'erano due poteri, l'esercito e il Parlamento. Adesso l'esercito prende decisamente il potere in Inghilterra, addirittura l'esercito si prende il lusso di cacciare esponenti del Parlamento, di farli decadere. Il re, senza possibilità più di alcun accordo, viene messo immediatamente sotto processo per alto tradimento. Carlo I rifiuta di difendersi, dice: io sono un sovrano assoluto, voi non potete processarmi, questo tribunale è illegittimo. Rifiuta quindi di difendersi, viene condannato a morte, la sentenza era già scritta dall'inizio, e nel 1649 viene giustiziato la prima volta nella storia che un Parlamento ottiene la testa di un re. Carlo I decapitato, naturalmente è un evento che colpisce moltissimo tutti i regni dell'Europa, ma in particolare la Francia, dove ricordate in quel momento stava avvenendo una rivoluzione, la Fronda, anche lì contro un sovrano assoluto. Viene proclamata la Repubblica, il re viene eliminato e viene proclamata la Repubblica, che viene chiamata Commonwealth. Dovete ricordare, nel passaggio dalla monarchia alla Repubblica,
e oltre all'eliminazione di Carlo I, due cose vengono abolite, oltre ovviamente all'abolizione della monarchia, sostituita da una repubblica. Vengono abolite due cose che riguardano strettamente la Costituzione monarchica: la Camera dei Lords, inaccettabile per i puritani che vi siano dei personaggi non eletti, vescovi, nobili, ma anche ovviamente la Chiesa anglicana episcopale. Quindi, oltre alla proclamazione della Repubblica, vengono prese queste due fondamentali decisioni. Il Parlamento si riduce a una sola Camera, quella dei comuni, vengono aboliti i Lords e vengono aboliti anche i vescovi della Chiesa anglicana di Stato. Attenzione, la Chiesa anglicana non viene sostituita con il presbiterio come volevano i calvinisti più conservatori, viene data invece libertà religiosa a tutti i protestanti non anglicani. Quindi attenzione, la tolleranza non vale per gli anglicani e non vale per i cattolici. Quindi un momento prima gli anglicani erano la chiesa privilegiata di Stato, adesso si vedono negare addirittura la libertà religiosa. Cromwell è un puritano indipendente, ci tiene a dare libertà a tutte le sette protestanti non anglicane. Cosa succede? La situazione della Repubblica va verso sempre un maggiore radicalismo. Emerge il fenomeno del radicalismo inglese. Abbiamo già visto i Livellers. Un altro gruppo di radicali inglesi sono i Diggers. Diggers significa in inglese scavatori, ma viene spesso tradotto questo termine con zappatori. Perché? Perché prendono il nome dai contadini che cercano di dissodare, di occupare, di appropriarsi delle terre abbandonate, proprietà private che però erano abbandonate, contadini che dissodano terre incolte. Questi, a differenza dei Livellers, vogliono abolire la proprietà privata, cioè sono davvero comunisti. Il loro leader, Gerard Winstanley, spero di scrivere bene, Gerard Winstanley è un vero comunista. Winstanley è uno dei primi comunisti a base economica che esiste nella storia. Ha preceduto di 2 secoli Marx o gli altri comunisti, ma guardate che un po' tutto quello che avviene nel Seicento in Inghilterra anticipa di 1-2 secoli ciò che avverrà nel resto dell'Europa. La rivoluzione prende una piega sempre più radicale. I Diggers erano comunisti, Winstanley era comunista, certo i contadini non capivano neanche cos'era il comunista, neanche cos'era il comunismo. I contadini si opponevano semplicemente alla rivoluzione industriale, alle enclosures, alle recensioni delle terre che impedivano loro di entrare nella proprietà privata. Il sistema delle terre comuni di origine medievali, quelli che venivano chiamati gli usi civici di villaggio, stavano scomparendo. Anche se erano proprietà private, inizialmente non erano recintate. I contadini potevano entrare per attraversarla, usare le strade, prendere l'acqua, catturare conigli, catturare cacciagione, usare il mulino, il frantoio del signore, bisognava pagare il diritto di banno, ma le terre non erano recintate. Negli usi civici di villaggio tutti potevano entrare nelle terre del signore. Adesso invece la proprietà privata diventa capitalistica, diventa recintata, controllata, sfruttata verso il massimo profitto. Quindi questi contadini non pensavano di essere comunisti, volevano semplicemente mantenere gli usi feudali, gli usi civici di villaggio, il sistema delle terre comuni, terre private ma non recintate. Si opponevano alla trasformazione industriale capitalista. Sia i Livellers sia i Diggers vengono repressi brutalmente da Cromwell, che ormai è il vero uomo forte. È stato eliminato il re, è stata istituita la Repubblica, però non si capisce bene chi debba comandare. La cosa assurda è che non viene realizzata una Costituzione e non vi sono istituzioni stabili, quindi la Repubblica, il Commonwealth, è incerta. Molti di quelli che hanno vinto la guerra civile, proprietari, capitalisti, artigiani, iniziano ad avere paura di questa situazione.
La Repubblica incredibilmente non trova istituzioni stabili, tant'è vero che si diffondono i gruppi radicali, i Livellers o i comunisti come i Diggers. Ci sono anche ribellioni nell'esercito, la situazione è preoccupante. Certo, Cromwell reprime sia i Livellers sia i Diggers. Pensate, lui farà arrestare i capi dei Livellers. I Livellers in carcere, pensate, scriveranno una Costituzione. È la prima Costituzione al mondo, ovviamente non sarà mai applicata, non sarà mai approvata. Cromwell però non approva nessun tipo di Costituzione. L'idea, che non era prima avvenuta a nessuno, viene ai Livellers: fondare uno Stato, le istituzioni dello Stato, il loro funzionamento, i diritti dei cittadini, dei tribunali, tutte le cose fondamentali che riguardano lo Stato, in un unico documento, quello che si chiamerà Costituzione, abolendo le tradizioni, le common law, i documenti del passato, un unico documento di riferimento, una Costituzione per spiegare come funziona lo Stato. La Costituzione dei Livellers non venne mai applicata, però l'idea di utilizzare una Costituzione scritta, un solo documento, di fondare le istituzioni dello Stato in questo modo, influenzerà direttamente i padri della rivoluzione americana, che si rifaranno proprio ai Livellers quando decideranno di redigere per la Costituzione d'America una Costituzione scritta in grande anticipo sui tempi, quindi erano i Livellers o i Diggers. Cromwell, peraltro, inizia a comportarsi da dittatore, anche se non si capisce bene chi debba governare, non si capisce quali siano i poteri del Parlamento, non viene creata nessuna istituzione nuova. Cromwell inizia a comportarsi come un dittatore, ma lui non ha nessun titolo ufficiale, non ha nessuna carica. Cromwell ottiene molto successo da un punto di vista militare, lì è imbattibile. Cromwell reprime crudelmente la rivolta irlandese, ma anche la rivolta scozzese. Ricordate che sia Irlanda sia Scozia si erano ribellate da anni. La rivolta irlandese viene repressa da Cromwell con grandissima crudeltà. Se voi parlate con qualunque irlandese dei massacri di Wexford, sa di cosa si tratta. Gli storici discutono. Cromwell viene accusato di aver dato l'ordine di massacrare tutti gli uomini adulti a Wexford, anche che essi si erano arresi e avevano deposto le armi. Ci sono dei massacri in Irlanda, i contadini celtici cattolici vengono ancora una volta cacciati via dalle loro terre, vengono scacciati dalle loro terre, che vengono date ai coloni che vengono dall'Inghilterra, prendono le terre ai contadini cattolici e li cacciano. Sapete cosa fece Cromwell? Per andare incontro, ricordate, ai Livellers, alle richieste di Saxby che avevano combattuto ma non erano proprietari, invece di pagarli con denaro, cosa fece Cromwell? Avete già capito, diede ai non proprietari, ai poveri dell'esercito parlamentare, delle terre in Irlanda, cioè li pagò dando loro delle terre da colonizzare in Irlanda, per cui venivano cacciati i legittimi proprietari, gli irlandesi. Quindi si tratta proprio di un movimento di colonizzazione bestiale dell'Irlanda da parte degli inglesi protestanti e dell'esercito di Cromwell. Gli irlandesi per lunghi secoli sono stati maltrattati, bistrattati, considerati esseri subumani dagli inglesi. Un importante uomo politico inglese disse: puoi nascere in una stalla e non essere un cavallo, volendo dire sei un irlandese. Venivano chiamati gli irlandesi sprezzantemente mangiapatate, perché a differenza di tutti gli altri popoli d'Europa mangiavano solo patate che crescevano. Le patate sono un cibo che cresce quasi spontaneamente, senza bisogno di lavoro, di tecnica, di conoscenza. Per questo gli irlandesi venivano considerati dei fannulloni, i mangiapatate. Non da ora e non finirà ora, purtroppo, il disprezzo e la derisione dei poveri cattolici irlandesi. Il Commonwealth, Repubblica, non trova un assetto costituzionale stabile. Il lungo Parlamento, il Long Parliament, a un certo punto viene sciolto da Cromwell nel
1653, dopo 13 anni, e Cromwell lo scioglie con un discorso che noi oggi chiameremmo populista. Entra col suo esercito, con i suoi armati nel Parlamento, nell'unica Camera che ancora c'è, ricordate, la Camera dei Comuni, e dice: voi parlamentari siete dei fannulloni, siete degli oziosi, avete scaldato la sedia per troppo tempo, siete inutili, andate via, andate fuori di qui, in nome di Dio andatevene. Quindi una brutale repressione del Parlamento. In fondo si potrebbe dire, avete già capito, Cromwell fa al Parlamento, perché lo scioglie, fa al Parlamento la stessa cosa che aveva fatto Carlo I. Lui aveva fatto uccidere e decapitare Carlo I, ma lui alla fine fa la stessa cosa, si comporta allo stesso modo di Carlo I, scioglie parlamenti. Non è l'unico Parlamento che scioglie Cromwell, infatti. Viene costituito subito dopo un nuovo Parlamento dove vengono eletti quasi soltanto puritani, indipendenti e settari, congregazionalisti, quaccheri, battisti, indipendenti, anarchici. Vi ricordate? Viene chiamato Parlamento dei Santi, sempre nel 53, a vita breve. Cromwell scioglie anche questo cosiddetto Parlamento dei Santi. Nel 1653 finalmente Cromwell si autoattribuisce una carica, quella del Lord Protettore, ma non vengono assolutamente precisati i poteri del Lord Protettore. Vengono precisati un po' meglio i poteri del Parlamento, confermata la libertà di religione, però non si capisce quali siano i poteri del Lord Protettore. Nel 1654 Cromwell fa eleggere un altro Parlamento, il Parlamento si mette in urto perché vuole controllare e limitare i poteri del Lord Protettore. Cosa fa Cromwell? Avete indovinato, scioglie anche questo Parlamento, scioglie per la terza volta il Parlamento, e da quel momento, dal 1654, ma in realtà già da prima, lui esercita di fatto la piena dittatura, la dittatura di Cromwell. In realtà questa incertezza all'interno della Repubblica spiega perché tuttora i britannici abbiano una pessima opinione della Repubblica. Tutti studiano a scuola che il periodo della Repubblica è stato un periodo molto instabile. I britannici non hanno un buon ricordo, diciamo così, dell'unica piccola fase della loro storia che invece della monarchia vede una Repubblica. C'erano i radicali, i Diggers, i Wellers, i proprietari terrieri capitalisti che avevano vinto nella prima rivoluzione inglese, prendono una piega conservatrice. Attenzione, iniziano a pensare che sia meglio che torni il re. La legge, l'ordine, con la Repubblica si rischia l'anarchia, per cui addirittura, pensate, viene offerta a Cromwell la corona di re. Cromwell, da buon puritano, rifiuta di diventare re d'Inghilterra. Nel 1658 Cromwell muore e il Parlamento non sa fare altro che offrire la carica di Lord Protettore al figlio di Oliver Cromwell, Richard Cromwell, nel 1659, il quale però non è interessato a governare, o forse non ci riesce, si dimette prestissimo. Qual è l'esito costituzionale? Qual è l'esito della prima rivoluzione inglese, della Repubblica, nel 1659? Chiaramente si prepara il ritorno della monarchia. I proprietari terrieri, che ormai avevano ottenuto tutto dal punto di vista economico, politicano, recintano, fanno quello che vogliono, non hanno più vincoli, non hanno più corporazioni, non hanno più dazi interni, ormai hanno ottenuto tutto ciò che volevano. Da un punto di vista economico si possono permettere il ritorno di un re, magari proprio del figlio dello steward decapitato. I capitalisti inglesi sono vincenti, escono vincenti dalla rivoluzione, preferiscono rischiare, a loro dire, poco con un nuovo steward, piuttosto che rischiare molto con i livellers, i diggers e una repubblica che non funziona. E vedremo prossimamente il ritorno dello Stuart, la restaurazione della monarchia con Carlo II. Se l'esito della Repubblica è incerto, l'esito militare è chiaro. Abbiamo visto l'esito militare, l'esito economico e sociale della rivoluzione ha fatto sì che sia affermata una nuova proprietà terriera capitalistica orientata al profitto, al mercato, fondata sul lavoro salariato. Cosa volevano di più i proprietari che stavano
realizzando la rivoluzione industriale in Inghilterra? Niente, si potevano permettere il ritorno di un re, anzi un re era una sicurezza per loro rispetto all'anarchia. La Repubblica stava portando l'anarchia, ma dal punto di vista militare Cromwell è imbattibile. Se torniamo un attimo indietro nel tempo, nel 1651 Cromwell aveva approvato l'atto di navigazione. L'atto di navigazione è un tipico provvedimento mercantilistico. Dice che solo le navi inglesi possono commerciare con la madrepatria da e per le colonie. Solo gli inglesi possono vendere merci in Inghilterra, venderle nelle colonie oppure acquistarle da una parte e dall'altra. E ricordate che il mercantilismo era fatto così. L'atto di navigazione colpisce in realtà soprattutto l'Olanda. Gli olandesi erano abituati a sbarcare nei porti inglesi e ad arricchirsi vendendo loro le merci del Mar Baltico, il ferro, le aringhe affumicate e tanti altri prodotti dal Baltico. Gli olandesi non possono accettare queste restrizioni ed è guerra. Abbiamo la prima delle 3 guerre tra Inghilterra e Olanda, in realtà si chiamano, ricordate, le Province Unite, nel 600, la prima guerra tra Inghilterra e Olanda, causata da concorrenza commerciale. L'atto di navigazione di Cromwell è molto discutibile, infrange un principio fondamentale, la libertà di commercio nei mari. Attenzione, in alcune clausole dell'atto di navigazione vi erano anche dei provvedimenti pirateschi. Nell'atto di navigazione c'era scritto che le navi straniere potevano essere bloccate e ispezionate anche in alto mare. Noi le chiameremmo acque internazionali e possono essere sequestrate. A volte le navi inglesi, per far rispettare l'atto di navigazione, approfittano, sequestrano, si impossessano di navi straniere anche in alto mare, con dei pretesti. È una legalizzazione della pirateria. Quello che è importante è che gli olandesi perdono. La guerra dura 3 anni, nel 1654 la flotta olandese viene sconfitta definitivamente dalla flotta inglese. È un passaggio di consegne che abbiamo già visto in altre video lezioni. L'Olanda, che era la potenza egemone sui mari, in tutta la prima metà del 600 inizia a cedere rispetto all'Inghilterra, che sarà la prima potenza europea nella seconda metà del 600. L'Inghilterra inizia a prevalere rispetto all'Olanda, mentre per decenni era avvenuto il contrario. Abbiamo visto l'incertezza della Repubblica, la preoccupazione delle forze economiche in ascesa, le forze capitalistiche che avevano vinto la prima guerra civile e anche la seconda guerra civile, spinge al ritorno della monarchia, al ritorno sul trono del figlio del re decapitato Carlo I, che si chiama anche lui Carlo, come il padre. Era bambino quando il padre era stato decapitato, era vissuto in esilio in Francia, a Parigi, e restaurerà la monarchia Stuart con il nome di Carlo II. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Carlo II, secondo voi, accetterà di governare in equilibrio con il Parlamento, lasciando i poteri al Parlamento, oppure vorrà imporre, come il padre, vorrà tornare all'assolutismo cattolico e ci sarà bisogno di una seconda rivoluzione e bisognerà cacciare di nuovo uno Stuart? Che dite? Carlo II, come si comporterà? Ricordate che il ritorno di Carlo II non significa la controrivoluzione, non significa ritornare a 50 anni prima. Il Parlamento mantiene tutti o quasi tutti i poteri che ha preso nelle leggi anti-assolutistiche nel 41-42. Il ritorno di Carlo II significa il ritorno di un re non più assoluto, di un re che deve accettare di governare insieme al Parlamento. E Carlo II accetta o fa finta di accettare, ma poi vedremo, cercherà di schiacciare il Parlamento con l'assolutismo, fa finta di accettare i poteri del Parlamento e quindi ci sarà la seconda rivoluzione inglese. Ma noi vedremo tutte queste cose a partire dai dettagli sul ritorno di Carlo II, sulla Restoration nel 1660, nella prossima video lezione. Continuate a seguirmi, continuate a studiare insieme a me la storia inglese
inglese del XVII secolo. Arrivederci a tutti, alla prossima.